Buongiorno e ben trovati. Oggi vi voglio parlare, no di Eros è qui perché qui c'è l'ombra, allora è venuto anche lui. Vi voglio parlare di 3 pilastri che dobbiamo imparare a gestire un po', no? Nell'ambito dell'equitazione naturale. Sono 3 pilastri di cui parla molto spesso Tom e Bill Dorrance, parlavano molto spesso Tom e Bill Dorrance e anche Ray Hunt. Tra l'altro trovate anche un'intervista di Tom Dorrance proprio su questi 3 pilastri. E vi spiegano un po', vi fanno capire un po' anche per quale motivo facciamo online, cioè lavoriamo da terra prima che da sella nell'ambito dell'equitazione naturale. Parelli dice che online, cioè quindi lavorare da terra, online non ha nulla a che vedere con internet, online significa lavorare da terra nell'ambito del Parelli. Il motivo per cui noi usiamo come primo savio, quindi come prima area per insegnare ai cavalli alle persone, usiamo online, è proprio perché è la maniera migliore e più semplice per insegnare sia a un cavallo che a una persona. Ma quali sono questi 3 pilastri, no, dell'equitazione naturale? Sono feel, timing e balance. Feel, che sarebbe sentire, è fondamentale, no? Perché fin tanto che non si comincia a sentire e a percepire e a vedere ovviamente cosa sta facendo un cavallo in risposta ad una nostra richiesta o anche per i cavoli sua, noi non possiamo neanche pensare di intervenire, no? Perché io non mi accorgo di una cosa, come faccio a intervenire su quella cosa? Quindi ho bisogno prima di tutto di imparare a vedere quando accade qualcosa, perché accade e via di seguito. E com'è che faccio? Secondo voi lo vedo meglio da terra o da sella? Da sella abbiamo una percezione dei movimenti del cavallo che non è proprio ideale, no? Perché siamo in sella, quindi dobbiamo più ascoltarlo il cavallo, che dobbiamo più sentirlo che vederlo, non possiamo utilizzare l'occhio se non in parte. E quindi da terra io ho una percezione diversa dei movimenti del cavallo, no? Se io gli chiedo di fare un disimpegno del posteriore piuttosto che fare uno spostamento delle spalle, piuttosto che altre cose, io ho una percezione visiva del movimento che fa il cavallo, mi posso rendere conto se lo sta facendo bene o se lo sta facendo male e di conseguenza posso smettere di fare quello che stavo facendo per chiedergli quel tipo di movimento, no? Io gli chiedo di spostare le spalle, magari mettendo una pressione su una spalla, al momento che il cavallo incrocia nella maniera che ho deciso io che deve incrociare, ecco che tolgo la pressione. Quindi ho la possibilità di vedere quello che sta accadendo e quindi anche di agire in conseguenza. Ma se io non riesco a vedere, a percepire quello che sta accadendo, non ho la possibilità di intervenire. Quindi il primo elemento che noi acquisiamo è il feel. Il feel appunto è vedere, percepire, sentire quello che sta accadendo. È più facile farlo da terra. Quante persone, sicuramente alcuni di voi, ma anche persone che voi conoscete, riescono a capire quando un cavallo sta galoppando falso da terra, su un circolo ad esempio, ma la stessa persona messa in sella non riesce a capirlo. Okay? Quindi questo è tanto per farvi capire che da terra è tutto più facile entro certi limiti, però comunque è più facile che in sella. Questo ovviamente ci dà la possibilità di imparare a mettere le pressioni e a togliere le pressioni, perché dovete ricordarvi sempre che la pressione è ciò che motiva il cavallo a fare qualcosa, ma quello che insegna è il momento in cui noi quella pressione la togliamo. Una volta che noi abbiamo acquisito questo feel, questa capacità di capire quello che sta accadendo, il cavallo come si muove, cos'è che sta facendo, eccetera,
possiamo cominciare ad avere timing, cioè tempismo, perché se io riesco a percepire una cosa, riesco anche a intervenire su quella cosa. Io metto una pressione con una gamba piuttosto che con una mano, e al momento che il cavallo fa qualcosa che assomiglia a quello che gli avevo chiesto, io tolgo la pressione, quello è tempismo, no? E ovviamente è più facile avere tempismo quando sono io che causo qualcosa, no? Per cui se io chiedo al cavallo di muoversi, sono io che glielo chiedo, io facilmente riesco anche a togliere la pressione e quindi a avere un buon tempismo. Ma prima di tutto devo avere il feel, quindi il feel mi dà il timing e feel più timing mi danno il balance. Cioè il balance cosa è? Non è altro che sapere quanto fare e quanto non fare, cioè bilanciare le mie richieste piuttosto che avere la capacità di rendersi conto se devo insistere un briciolo oppure se la condizione mentale del mio cavallo me lo vieta in quel momento lì di insistere un briciolo, dare magari un attimo più di relax. Quindi questa sensazione qua me la dà la possibilità di vedere e di avere tempismo. Quindi feel più time mi dà il balance. Il balance, parlando di fasi, no? Sapete che nel programma Parelli le fasi sono 4, le fasi è una pressione progressiva con una progressione costante nel tempo, a mano che il cavallo continua a perseverare di non fare quello che gli sto chiedendo, no? Al momento che lo fa poi tolgo la pressione. Ecco cosa succede, che nella fase 1 è la fase proprio minima ammissibile, dalla parte di là c'ho la 4 che è la minima energia ma purché efficace, cioè che veramente ottengo qualcosa. Questi due aspetti qui rappresentano il balance, cioè quanto fare in tutte le circostanze, quanto insistere oppure quanto prima smettere o interrompere una sessione quando il cavallo fa qualcosa di buono. Questo giudizio qui viene chiamato balance. Quindi feel, timing e balance sono veramente degli aspetti che dovete acquisire. Ci vuole tempo, perché come ho detto prima si impara a vedere le cose, poi dopo si impara a fare qualcosa in funzione di ciò che sta accadendo e poi alla fine si impara anche a quanto fare in funzione di quello che stiamo facendo con il cavallo. Sono concetti astratti, capisco che sono anche a volte di difficile percezione, soprattutto per chi inizia, però se intanto cominciate a pensare a questi 3 obiettivi come necessari per raggiungere una buona intesa e un buon livello di relazione con il vostro cavallo, ecco che ogni volta andrete a lavorarci sempre un pochino di più e non vi scoraggerete quando soprattutto all'inizio avete difficoltà nel gestire corde, stick, cavallo eccetera, e magari per qualcuno di voi che è abituato a montare dice sì, ma che mi serve a me questo, e si scoraggiano. Non vi scoraggiate, è semplicemente perché abbiamo una facilità in più lavorando da terra di acquisire questi 3 pilastri che sono i pilastri portanti dell'equitazione naturale, insieme anche a altre cose di cui vi ho già parlato in parte, altre che ve ne parlerò, però questi sono veramente la base. Se non abbiamo questi non si va da nessuna parte. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono i miei video, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video, scrivete nei commenti cosa ne pensate, se magari avete già sperimentato queste 3 sensazioni, feel, time e balance, in determinate situazioni con i vostri cavalli, se le conoscevate già, se avete già avuto modo di metterle in pratica. E niente, noi ci vediamo la prossima volta.